anno è la stessa storia. Arriva il freddo, vedi la neve sui social e ti viene quella voglia irresistibile di sciare. Prenoti le ferie, convinci gli amici o la famiglia e poi ti blocchi davanti alla domanda che mette tutti in crisi: dove andiamo? Cervinia o Courmayeur, Sestriere o Madonna di Campiglio? E se hai bambini piccoli? E se il tuo amico vuole solo fuori pista mentre tu cerchi piste tranquille e un buon ristorante per pranzo? Il problema non è trovare una destinazione sciistica in Italia, ce ne sono decine, tutte bellissime. Il problema è trovare quella giusta per te, perché non esiste la destinazione perfetta. Esiste quella che si adatta alle tue esigenze, al tuo budget, al tuo livello di sci. E quello che scopriremo insieme oggi è proprio questo: quale località è quella giusta per te. Oggi mettiamo a confronto 8 località delle Alpi italiane, ciascuna con una personalità completamente diversa, e quando avremo finito saprai esattamente dove prenotare il tuo prossimo weekend sulla neve. Partiamo dal Piemonte e dalla Valle d'Aosta, per poi spostarci verso est fino alle Dolomiti. Iniziamo da Sestriere, il cuore pulsante della Via Lattea. (2035 metri di altitudine in Piemonte e soprattutto 400 km di piste. Sì, hai sentito bene, 400. Per chi è perfetta. Se vuoi macinare chilometri senza mai ripetere la stessa pista, se ti piace l'idea di sciare dove hanno gareggiato i campioni olimpici nel 2006, Sestriere è casa tua. Le piste rosse sono predominanti, quindi gli sciatori intermedi qui si divertono tantissimo. Il punto forte, la varietà. Puoi sciare per una settimana intera e scoprire sempre qualcosa di nuovo. E quando ti stanchi di Sestriere, sali in cabinovia e vai a South Toul o San Sicario. Tutto collegato, tutto con lo stesso ski pass. Non è la destinazione più economica, ma nemmeno la più cara. Conta circa 60 euro per lo ski pass giornaliero che può salire in alta stagione. Per chi viaggia in camper. Sestriere oggi è decisamente più organizzata rispetto al passato. È attiva l'area camper ufficiale, con piazzole dedicate, allaccio alla corrente elettrica e servizi di carico e scarico acqua. La posizione è comoda per raggiungere il centro e gli impianti. Ma se Sestriere è il regno dell'estensione, Cervinia punta tutto sulla quota. Spostiamoci in Valle d'Aosta. Cervinia gioca un'altra partita, quella della quota. 3.900 metri sul ghiacciaio del Plateau Rosa. Questo significa una cosa sola: neve garantita da novembre a maggio. Per chi è perfetta, per chi odia l'idea di prenotare e trovare piste verdi invece che bianche, per chi vuole sciare con il Cervino alle spalle, uno dei panorami più iconici delle Alpi, e per chi ha sempre sognato di fare colazione in Italia e pranzo in Svizzera, perché da qui ti colleghi direttamente a Zermatt, quando il meteo lo permette, perché il vento può chiudere il collegamento. Il punto forte, l'affidabilità. Quando nelle altre località chiudono le piste per mancanza di neve, a Cervinia continuano a sciare e i canali fuori pista con le guide alpine sono roba seria. Qui saliamo di budget. Cervinia è elegante, internazionale e i prezzi lo riflettono, ma se cerchi la sicurezza della neve, vale ogni euro. Cervinia non è una località camper friendly. Nel paese e nei parcheggi vicini la sosta dei camper è vietata e la presenza di mezzi grandi è apertamente scoraggiata. L'unica eccezione è un parcheggio dedicato ai camper a circa 1 chilometro dal centro, utilizzabile anche in inverno con servizio di carico e scarico acqua. La sosta costa 8,50 euro, è attiva 24 ore su 24 e richiede la registrazione tramite app. Per una permanenza più comoda restano consigliati i campeggi nei paesi a valle come Antis-Saint-André o Val Tournanche. Scendiamo di quota e cambiamo completamente atmosfera, dalla mondanità di Cervinia alla montagna autentica di Alagna.
Adesso cambiamo completamente registro. Alagna Valsesia non è per tutti, e lo diciamo subito. È per chi il fuoripista lo cerca davvero, per chi è perfetta, per gli sciatori esperti che vogliono uscire dalle piste battute. Alagna Valsesia è considerata una delle migliori destinazioni freeride delle Alpi e un punto di riferimento internazionale per chi cerca neve profonda, grandi dislivelli e itinerari autentici e selvaggi sul massiccio del Monte Rosa. Le discese fuori pista sono tecniche e impegnative, da affrontare con guide alpine locali, lontano dal turismo di massa. Il punto forte, l'autenticità. Alagna è rimasta vera e genuina, senza le frenesie e le pretese delle località più famose, e costa il 30-40% in meno rispetto a posti come Cervinia o Courmayeur. Se sei principiante o intermedio, questa non è la tua meta, e per il fuoripista serio, la guida alpina non è un'opzione, è obbligatoria. Per chi viaggia in camper, Alagna è sorprendentemente camper friendly. Il paese ha un'area sosta dedicata con servizi carico-scarico, prezzi onesti e l'atmosfera è rilassata. Nessuno ti guarda storto se arrivi col camper. Torniamo in Valle d'Aosta, ma questa volta in un contesto completamente diverso. Se Alagna è rustica e autentica, Courmayeur gioca la carta dell'eleganza. Courmayeur è quella località dove vorresti portare una persona a cui tieni davvero. Valle d'Aosta, ai piedi del Monte Bianco, con un'atmosfera che mescola sport e raffinatezza. Per chi è perfetta, per chi vuole sciare bene, ma anche cenare benissimo, per le coppie che cercano un weekend romantico con spa e ristoranti stellati, per chi apprezza la qualità in ogni dettaglio. Il punto forte, il dopo sci. I bar del centro, i negozi, i ristoranti. Courmayeur ha un'anima che va oltre le piste e le discese tecniche non mancano. Siamo nella fascia alta del budget, ma se l'esperienza completa vale per te, qui la trovi. Per chi viaggia in camper, Courmayeur tollera i camper ma non li incoraggia. Il parcheggio Val Veny talvolta è utilizzabile, ma spesso in inverno la sosta notturna per i camper è vietata. In generale, se viaggi in camper, Courmayeur non è la scelta più comoda. Considera i campeggi a Morgex o Pré-Saint-Didier. Restiamo in Valle d'Aosta, ma spostiamoci verso il confine francese. La Tuile è la sorella meno conosciuta, ma altrettanto interessante. La Tuile è la scelta furba per chi vuole l'internazionalità senza spendere come a Cervinia. Valle d'Aosta, confine con la Francia attraverso il colle del piccolo San Bernardo. Per chi è perfetta, per chi vuole dire oggi scio in Italia, domani in Francia, senza complicazioni, per famiglie e sciatori intermedi che cercano piste ben tenute senza troppa confusione. Il punto forte, il collegamento internazionale a un prezzo più accessibile e l'atmosfera rilassata, senza la frenesia delle località più grandi. Ricordati il passaporto se vuoi sconfinare, anche se spesso non viene controllato, meglio averlo. E conta 20 euro extra per lo ski pass internazionale. Per chi viaggia in camper, la Tuile è decisamente camper friendly, area sosta ben organizzata vicino agli impianti, servizi completi e prezzi ragionevoli, una delle migliori opzioni se viaggi in camper. Adesso facciamo un salto importante, dalla Valle d'Aosta alla Lombardia, al confine con la Svizzera. Livigno è un mondo a parte, letteralmente. Livigno ha un asso nella manica, il regime duty free, benzina, alcol, sigarette, attrezzatura sportiva, tutto costa meno e la neve garantita dalla quota. Per chi è perfetta, per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità, per le famiglie con bambini sotto gli 8 anni, qui gli ski pass sono gratuiti, per chi vuole unire sci e shopping. Il punto forte, il portafoglio ringrazia su benzina, spesa e shopping.
Gli alloggi e i ristoranti in alta stagione non sono sempre economici, ma l'innevamento è affidabile e ci sono spesso promozioni per gli ski pass dei più piccoli. Non aspettarti il fascino alpino tradizionale. Livigno è più moderna e commerciale, ma funzionale al massimo. Per chi viaggia in camper, Livigno è il paradiso dei camperisti. Diversi parcheggi attrezzati sparsi per il paese, servizi completi, prezzi onesti e atmosfera super accogliente. Qui i camper sono benvenuti davvero. Entriamo nelle Dolomiti, patrimonio UNESCO, dove il paesaggio diventa protagonista assoluto. Ponte di Legno ci accoglie al confine tra Lombardia e Trentino. Ponte di Legno è la base del comprensorio Adamello Ski, che collega Lombardia e Trentino attraverso il passo del Tonale. Il paese si trova a 1250 metri, mentre il Tonale sale fino a 1950 metri, garantendo buon innevamento. Per chi è perfetta? Per famiglie che cercano un buon compromesso tra qualità e prezzo, per chi vuole esplorare 2 regioni con un solo ski pass, per sciatori intermedi che apprezzano piste larghe e ben battute senza troppa confusione. Il punto forte: il rapporto qualità-prezzo eccellente. Ponte di Legno costa meno delle località più blasonate, ma offre un comprensorio solido con 100 km di piste. E il ghiacciaio Presena permette di sciare anche in estate. Non aspettarti il glamour o l'atmosfera internazionale. Ponte di Legno è genuina, familiare. Per chi viaggia in camper, Ponte di Legno è molto accogliente con i camper. Area sosta comunale attrezzata vicino al centro, prezzi modesti e nessun problema di parcheggio. Ottima scelta per chi viaggia con il proprio mezzo. E infine, chiudiamo in bellezza con la regina delle Dolomiti trentine. Chiudiamo con Madonna di Campiglio. Trentino, nel cuore delle Dolomiti. Qui glamour e sci di qualità si sposano alla perfezione. Per chi è perfetta? Per chi cerca il meglio senza compromessi. Piste perfettamente battute, hotel di alto livello, eventi mondani. Il canalone Miramonti è una sfida che ogni sciatore esperto vuole provare. Il punto forte: l'esperienza premium completa. Qui non manca niente, dal bike park estivo alle piste illuminate per lo sci notturno. Siamo al top della gamma di prezzo. Madonna di Campiglio è chiaramente posizionata nel segmento alto. Per chi viaggia in camper, Madonna di Campiglio non è camper friendly. Gli spazi sono limitati, i parcheggi scoraggiano i mezzi grandi e l'atmosfera generale non è pensata per questo tipo di turismo. Meglio campeggi nelle valli limitrofe. Ok, ricapitoliamo velocemente perché so che adesso ti frulla tutto in testa. Abbiamo visto 8 destinazioni molto diverse tra loro e ora è il momento di capire quale fa per te. Sei alle prime armi? Livigno, La Tuile e Ponte di Legno hanno zone principianti eccellenti e scuole sci preparate. Vuoi macinare chilometri? Sestriere, senza discussione, 400 km di piste ti aspettano. Cerchi neve sicura tutto l'inverno? Cervinia o Livigno, quota alta uguale garanzia. Fuoripista estremo? Alagna, ma con la guida alpina. Weekend romantico? Courmayeur o Madonna di Campiglio, con cena a lume di candela inclusa. Budget limitato? Alagna, Ponte di Legno e Livigno costano il 30-40% in meno. Famiglia con bambini? Livigno per le promozioni sugli ski pass dei più piccoli. Ponte di Legno per l'atmosfera familiare o La Tuile per la tranquillità. Viaggi in camper? Le tue migliori amiche sono Livigno, La Tuile, Ponte di Legno e Alagna. Aree attrezzate, servizi completi e atmosfera accogliente. Evita invece Cervinia, Courmayeur e Madonna di Campiglio dove i camper non sono benvenuti. Ecco, adesso hai le informazioni che ti servono. 8 destinazioni, 8 personalità diverse e anche la risposta per chi viaggia in camper. Non esiste quella perfetta per tutti, ma esiste quella perfetta per te.
Nei prossimi video andremo nel dettaglio di ogni località, a partire da Sestriere. Ti mostrerò esattamente come arrivare, dove dormire spendendo il giusto, quali piste affrontare in base al tuo livello e come organizzare la giornata perfetta dall'alba al tramonto. Per oggi pensa a cosa cerchi davvero dalla tua settimana bianca. Adrenalina, relax, chilometri, paesaggi? Quando lo saprai, saprai anche dove prenotare. Ci vediamo sulla neve!